Apex Cam M80 Pro a 50 euro è l'action cam economica che io ho provato in anni. Cominciamo dalle vibrazioni, vedrete come tiene testa alle GoPro, arriva fino al livello 3. Ve l'aspettavate da un action cam da 50 euro? Io no. Adesso vediamo i dettagli, ma un inciso. Questa è la prova breve perché il giorno in cui finivo la prova di dettaglio con altre action cam ho perso la mia borsa delle action e Gianluca l'ha trovata. Eh sì. Si è fatto lo sbatti di cercare il log di GPS dell'action cam e venirmi a cercare per darmene indietro. Quindi grazie Gianluca, veramente esistono ancora delle persone incredibili a questo mondo, dovremmo essere tutti così, ma lui veramente mi ha aperto il cuore. Con lui faremo delle cose in mortarda visto che gli piacciono tanto. Andate a vedere se vi interessa il suo profilo Instagram dove parla di strafalcioni grammaticale e divertente, domanda lecita. Mi metto il link sotto e per i prossimi 10 video devo ringraziarlo, questo ragazzo eccezionale. Guardiamo i dettagli. Questa camera registra un 4K con una risoluzione che non ha nulla da invidiare a un DJI Osmo Action. Anzi, siccome aggiunge del contrasto digitale, potrebbe quasi sembrare più definita di una Osmo Action. Ma così non è. E io ancora stupefatto per la resa di un action cam da 50 euro in 4K, veramente incredibile. Ma non sono tutte rose e fiori. Adesso andiamo a vedere un piccolo test perché il prossimo video sarà più approfondito e vi spiegherò come ottenere la miglior gamma dinamica. Questo è un confronto con altre due action cam dove iniziamo a vedere che come gamma dinamica al sole. Questa è in piena luce. Ok, qua c'è molto più sole. Questo è il sole di mezzogiorno. Ecco, se notate il contrasto digitale comprime la gamma dinamica, ma soprattutto i colori sono meno belli. E diciamo che in piena luce si nota che non ha la stessa estensione nella resa delle low light e high light, quindi le parti più scure e le parti più chiare. Vediamo in low light vero, cioè una condizione di scarsa illuminazione, come si comporta. Se ti dovessi dire piume di tutti i colori, a che mese li associeresti? Piume di tutti i colori? Sì. La primavera. Sì? Oh sì, forse non so, piume di uccello? Sì, tipo queste qua. Vedi? Così. Ah. Sì, abbastanza la primavera, no? Sì. E purtroppo da questo confronto si intuisce come obiettivamente non ce la poteva fare nel confronto né con la DJI Osmo Action, ma mi ha stupito la GoPro 6 che è superiore con scarsa illuminazione, cioè l'algoritmo per pulire l'immagine e togliere il digital noise è molto più efficace. Apex Cam si vede che è nettamente inferiore, ma comunque qualcosa rende. Considerate che insomma eravamo all'interno di casa alle circa 8 di sera, siamo a giugno, è chiaro che c'è ancora abbastanza luce, ma comunque ce n'era poca, tant'è che c'era la luce accesa, una luce LED da 2 watt, neanche tanto. Andiamo al riassuntone qualità e difetti, possiamo dire che Apex Cam M80 Pro per 50 euro, una resa 4K reale, compensazione delle vibrazioni pazzesca, gamma dinamica, sia con piena luce del giorno tipo a luna in spiaggia, tende un po' a far fatica, c'è troppa luce, soprattutto se ci sono delle zone più scure si nota che non rende tutto bene, così come con scarsa illuminazione. Una cosa veramente schifosa è il menu perché non è touchscreen ed è fatto da schifo. Io ho usato delle, come si chiama, Olympus la versione TAF, quella veramente strana, e quella lì non ha il menu touch, ha i pulsantini ma è fantastico, quindi non è colpa del touch, è colpa di un menu che fa veramente schifo.
e lo sportellino, fra l'altro un altro difetto è che lo sportellino da cui si toglie la batteria e la memory card è veramente terribile. Io con le unghie, finché non sono belle lunghe, non riesco a tirarlo fuori. Però abbiamo visto che comunque 4K reali, compensazione di vibrazioni notevole, 50 euro, io ve la consiglio, se dovete spendere poco, non esiste di meglio ragazzi, questo è veramente eccezionale. È chiaro che se volete la resa dinamica di una DJI Osmo Action o di una GoPro dovete andare a spendere usate dai 120-130 per una GoPro 6-7, anche 200 per un Osmo Action. Pensiamoci bene. E visto che rende così bene le vibrazioni, la prova in moto approfondita, la prova con i filtri ND in piena luce del sole, la resa microfonica a varie distanze e il confronto con tante action cam che, ancora una volta, grazie a Gianluca ho potuto ritrovare. Grazie, grazie.